poco fa, oggi, parlavamo del Napoli, no? Di come abbia lavorato e di come stia programmando. E il Milan? E il Milan? Ma che stanno combinando? A me sembra che ci sia il liberi tutti. Per carità, capisco che qualcosa vada fatta dopo la passata stagione, assolutamente, perché da qualsiasi punto di vista la si guardi non è stata una stagione edificante, tutt'altro, percorso Champions insufficiente con l'eliminazione ai playoff, campionato ottavo, sono stati cambiati praticamente tre allenatori in una stagione, dopo soltanto 2 giornate già si sapeva che la stagione sarebbe stata, non dico da buttare, perché poi alla fine hanno festeggiato anche un trofeo, ma le difficoltà erano arrivate ben presto. E quindi c'è da dare una scossa, c'è da dare un taglio, una sforbiciata anche alla rosa. Ma bisogna farlo cercando di massimizzare il più possibile, non proponendo il liberi tutti. C'è un'offerta? Valutiamo, anzi, spingiamo, così come sta accadendo anche per Teo Hernandez. Il Milan ha venduto Reinders benino, secondo me, non magnificamente, perché parliamo del miglior centrocampista, tolto McTominay ovviamente, che è stato anche eletto miglior giocatore della Serie A, ma tolto lui, di gran lunga miglior centrocampista Reinders l'anno scorso per prestazioni in un'annata difficile per il Milan. Questo ti fa capire quanto il giocatore sia stato comunque di impatto, perché è difficile emergere quando le cose non vanno, è molto più semplice quando funziona il progetto. Quindi Reinders già venduto a 55-57 milioni più 10 di bonus, non è che mi sembra chissà, no? Per carità, ottime cifre, ma forse si poteva fare di meglio. Teo, ragazzi, 25 milioni? 25 milioni per Teo Hernandez. Attenzione, anche Teo Hernandez, stagione disastrosa, quella dell'anno scorso, sicuramente il punto più basso. Però Teo Hernandez è sta roba qua, eh. Teo Hernandez è sta roba qua. Io sono il primo a dire che alcuni comportamenti, Fernandes secondo me è costato di fatto una qualificazione agli ottavi di Champions al Milan, senza se, senza ma, ne sono praticamente certo. Però Fernandes, ribadisco, è sta roba qua. A livello di difensori, stiamo parlando di uno che 31 gol, ehm, 55 tra gol e assist, quindi partecipazione alla marcatura, dribbling riusciti, cioè numeri paurosi. Certamente, ribadisco ancora una volta, non quelli dell'anno scorso, è anche vero che il giocatore era in scadenza, ma ribadisco, fino a poco fa si parlava anche di 30 milioni, adesso il Milan è pronto a accettarne anche 25. Non mi se- Cioè, a me sembra davvero che ci sia qualcuno che non sappia fare il proprio mestiere, cioè che non sappia tirare l'acqua al proprio mulino. Anzi, quasi il contrario, è una roba strana. Ne parliamo, signori miei. Come se lo facciamo? Prima, come al solito, due robette veloci, veloci, veloci. Vi invito a spolliciare per soddisfare ovviamente tutte le angherie dell'Amico Algoritmo. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti e vi ringrazio perché continuate a farlo. Abbiamo lanciato l'obiettivo di fine anno, che ancora ce ne va per arrivare a fine anno, di arrivare magari a 250.000 su Instagram, e state facendo un lavoro clamoroso a livello di supporto. Grazie, ecco, devo dirvi grazie. Se poi volete fare 13, scampanellate anche per rimanere aggiornati. Ritornando all'argomento di giornata, della serata più che altro di Teo Hernandez, un'altra cosa che mi premeva dire, stiamo parlando pur sempre di un giocatore che è nel pieno della sua carriera, 27 anni, a ottobre ne compie 28, stiamo parlando del terzino sinistro della nazionale francese. È vero, qualcuno dirà appunto, ma era scadenza, problemi forse anche suoi personali.
non ci dovevi arrivare a sto punto. Significa che durante la stagione, durante gli ultimi anni, c'è qualcuno che non ha lavorato bene. E quando tu non lavori bene oggi, non lavori bene domani, non lavori bene per un anno, poi i nodi vengono al pettine. Di certo, ribadisco, Teo Hernandez non ha aiutato per nulla, ma non è l'unico colpevole sul tavolo, non è l'unico problema, senza ombra di dubbio. Io ribadisco, io vedo un Milan che se arriva l'offerta giusta per Maignan, no, che si parlava già di quasi fatto col Chelsea, poi c'era stato un raffreddamento, ma attenzione, e vi dico anche un'altra roba, anche se arriva l'offerta giusta per Leao, questi qua, io dico non hanno problemi, qualcuno dice, ma deve arrivare l'offerta folle di 100 milioni, non lo so, non lo so, onestamente, cosa c'è in testa. E attenzione perché un discorso che già ho affrontato in passato, quando parliamo di fondi la questione inizia a toccarmi anche da vicino, onestamente. Forse, ribadisco, ci sono problemi anche ambientali, un ragazzo che non ha fatto bene, l'abbiamo già ripetuto tante volte, lo vuoi cedere, sono d'accordo, ma secondo me bisognava in qualche modo massimizzare 25 milioni. A me onestamente sembra davvero troppo poco. È quello di cui parlano Gianluca Di Marzio, e lo stesso Fabrizio Romano, che praticamente la danno per trattativa fatta perché è arrivata l'apertura del giocatore, mancava praticamente soltanto quello, l'intesa tra i club a quanto pare si raggiungerà con tranquillità. Adesso c'è da formalizzare solo quanto andrà a guadagnare, sicuramente saranno bei soldoni, e il giocatore poi andrà a giocare con Simone Inzaghi. E l'ho detto guardando la partita un po' del mondiale per club, comunque squadra, almeno la squadra di Inzaghi, e non per attribuire valore ad Inzaghi, no, ma per il lavoro fatto prima, perché ribadisco è sempre un arrivare al traguardo, ma per arrivarsi al traguardo c'è da creare qualcosa, no? C'è da lavorare già da prima. E ho visto alcune cose che mi portano a dire che comunque quella almeno è una squadra, no? È una squadra rispetto magari al calcio in cui militano. E niente, non lo so francamente che altro aggiungere. Mm, Va via un altro grande giocatore, ripeto, lo è stato grande l'anno scorso, no, senza ombra di dubbio. Ehm, ma di certo, adesso sono anche curioso per vedere andando in Arabia se perderà il posto in nazionale o meno, onestamente. Ma la cosa ci riguarderà non più da vicino, senza ombra di dubbio. Niente, sono curioso anche di vedere cosa e che lavoro farà in entrata in Mina, perché dopo queste cessioni comunque c'è da fare qualcosa. Ci sarà da fare qualcosa e rimarremo in campana sostanzialmente. Va bene. Niente ragazzi, fatemi sapere cosa pensate voi, commentate, like, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio. Taneschi.